Hai bisogno di riprodurre forme complesse? Basta una foto e il tuo lavoro sarà molto più semplice. Benvenuti su Lorenzo Inventor, qui progettiamo e realizziamo oggetti con FreeCAD e una stampante 3D. Oggi parliamo di una funzione utilissima che ho usato per creare il mio portacalibro, l'importazione di un'immagine. Vediamo come tracciare contorni precisi senza impazzire con 1000 misure. Per un risultato perfetto, 3 cose sono fondamentali. Evitate le lenti grandangolari. Se usi un cellulare, scatta almeno a 1x, perché il grandangolo distorce gli oggetti e rovina le proporzioni. Attenzione alla posizione, la foto deve essere ortogonale. In parole povere, mettiti esattamente sopra l'oggetto. Punta la lente al centro, cercando di stare più diritti possibile. Se scatti di sbieco, l'immagine risulterà deformata dalla prospettiva. Infine, inserite un riferimento noto. Nella foto deve esserci un oggetto di cui conoscete la misura esatta. Questo ci servirà per calibrare la scala, affinché 1 centimetro sulla foto corrisponda esattamente a 1 centimetro sul modello. Ma bando alle ciance e iniziamo subito con FreeCAD. Per prima cosa dobbiamo importare l'immagine. Quindi File, Import e prendiamo la nostra immagine. Il secondo passo, dobbiamo andare su Sketcher e fare uno nuovo sketch. Poi dobbiamo allineare l'immagine. Per farlo ci serve una riga orizzontale. Chiudiamo Sketch e portiamolo sopra la nostra immagine. Bene, a questo punto dobbiamo allineare il nostro righello alla nostra linea. Quindi trasformiamo l'immagine e allineiamo il righello alla linea dello sketch. A questo punto torniamo sullo sketch e dobbiamo regolare le proporzioni dell'immagine. Per farlo dobbiamo trasformare questa linea in una lunghezza nota e misurarla. Al momento questi 8 cm nell'immagine sono in effetti 28. Dobbiamo regolare questa differenza. Quindi dobbiamo cambiare le dimensioni dell'immagine in modo che una linea da 20 mm e i 20 mm sul righello siano coincidenti. Quindi dobbiamo aprire una calcolatrice e ci serve la lunghezza vera, che sono 80 mm, diviso la lunghezza che abbiamo attualmente sul disegno, quindi 286,74. Questo è il nostro coefficiente. A questo punto dobbiamo moltiplicare ciascuna delle due dimensioni dell'immagine che troviamo qua sotto per il coefficiente. E riportiamo la nuova misura come misura 225,34. Rifacciamo anche per l'altra dimensione.
A questo punto dobbiamo verificare se siamo stati abbastanza precisi. Quindi riapriamo lo sketch. E rimisuriamo. Direi che siamo stati abbastanza precisi. Ed è così che ho costruito il mio portacalibro. Lo so, oggi siamo andati un po' sul tecnico, tra distorsioni ottiche e foto ortogonali, ma questi sono i trucchi che fanno la differenza tra un pezzo che non si incastra e un progetto professionale. Spero che questo metodo ti aiuti a realizzare quelle forme che sembravano impossibili da misurare. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti a Lorenzo Inventor per non perdere i prossimi progetti. Ora avete la tecnica, non vi resta che scattare una foto e continuare a inventare. Ciao!